In tutte le mie vite precedenti, ogni volta che ho cominciato una carriera come apprendista giornalista, come apprendista scrittore, come apprendista sceneggiatore, ho sempre fatto quello che è il passo obbligato per ogni principiante, il ghost writer, lo scrittore ombra. Cioè ho scritto dei testi per qualcun altro. Veramente ai miei tempi non si chiamava in maniera così poetica o americaneggiante ghost writer, scrittore fantasma, ma si chiamava semplicemente, volgarmente, negro. Cioè tu diventavi il negro di qualcuno importante e famoso e scrivevi per lui e lui firmava. Questo mi è accaduto nel giornale dove lavoravo. Il pezzo che facevo nel 90% dei casi era cestinato. Quelle poche volte che riuscivo a prendere lo spunto giusto, l'idea giusta, la firmava il vice, il quale a sua volta era il negro del capo redattore, perché se il pezzo che il vice riusciva a fare era dignitoso, allora lo firmava il redattore capo. Quindi era tutta una gerarchia, quindi ero il negro di redazione. Poi sono passato finalmente, quando ho avuto il diritto alla firma, mi ero stancato di fare il giornalista, perché ancora si faceva tutta la notte in redazione, si correva presso i commissariati a sentire le notizie, non c'era internet, tutte telefonate, tasche piene di gettoni per parlare, per avere informazioni dai pronti soccorsi, dai commissariati di polizia, perché chiaramente io volevo fare la terza pagina, ma mi hanno fatto cominciare con la cronaca nera, con una scelta dovuta a certe abilità. Tu fai l'università, studi come un pazzo, ti alleni a scrivere, poi sei in una redazione e dicono: chi è che c'ha la motocicletta? Io. Allora tu sei assunto. E quindi io, per merito di una motocicletta, sono stato assunto in nera e ho cominciato a fare questa pratica. Mi sono stancato e quindi poi sono passato a fare lo scrittore. Come scrittore però ho dovuto fare il negro, scrivere per alcuni più importanti di me che scrivevano libri, i quali mi davano la traccia e io buttavo giù tutto il percorso. Poi sono passato al cinema, da un mio racconto hanno fatto un film, quando finalmente ho cominciato a filmare i racconti. E ho ripreso la trafila da capo. Sono diventato il negro di un famoso sceneggiatore, il quale i pezzi che facevo poi li firmava lui. Ho almeno una decina di film che ho scritto e non ho firmato. Però sono stato pagato, sono stato trattato bene e soprattutto in questo fatto di essere ghostwriter o negro c'è una grande lezione, prima di tutto di umiltà e secondo di fare quello che a Roma i vecchi di cinema mi dicevano: a Pischè ruba con l'occhio, ragazzo ruba con lo sguardo. Cioè poi finalmente accanto all'esperto, accanto alla persona che sa lavorare, che è bravo nella professione che tu vuoi intraprendere, lavorando per lui impari i trucchi del mestiere, impari le situazioni, impari i fatti. Quindi è una gavetta come tante altre e se la fai con umiltà e con dedizione dà sicuramente i suoi frutti. Tutto questo lungo discorso serve a introdurre un film che si chiama The Wife, la moglie. Dietro ogni grande uomo c'è sempre una grande donna, diceva Virginia Woolf. Lo diceva per due ragioni. Primo, perché era una femminista sfegatata. Secondo, perché aveva ragione. Nessun grande uomo può essere tale se la donna che gli sta accanto non è altrettanto grande. Perché, come diceva un famoso aforisma inglese, nessuno è un grand'uomo per il proprio cameriere. O, come diceva Gesù Cristo, come è scritto nel Vangelo, nessuno è profeta in patria. Quando Gesù è tornato a Nazareth, come rabbi, il maestro, tutti dicevano: ma chi, figlio del falegname? Cioè, questo significa che chi vive la tua intimità, chi ti sta accanto, conosce sia i tuoi pregi, ma conosce soprattutto i tuoi difetti. Ed è proprio su questi difetti che si basa l'amore. Su questo straordinario esempio di dedizione e di amore che è assolutamente tipico delle donne, è tipico di tutte le persone che amano, ma è soprattutto nelle donne. Le donne sono capaci di immensi sacrifici e di straordinaria dedizione. È chiaro che noi maschi, nel tempo, ce ne siamo molto approfittati. Soprattutto il protagonista di questo film, che è Jonathan Pryce, bravissimo nel ruolo di questo scrittore monumento di se stesso. Dico monumento di se stesso perché in realtà questo scrittore è un bluff, perché tutto il valore, tutta la sensibilità, tutta l'intelligenza, tutta l'attenzione, tutto il suo famoso tocco magico, in realtà sono di sua moglie, Elizabeth, che è interpretata da una assolutamente straordinaria Glenn Close, piena
di intelligenza, di sensibilità, di attenzione. Regge i primi piani in maniera straordinaria, questi occhi azzurri, intelligenti, attenti, fissano lo spettatore come se volessero scrutargli l'anima. Ed è davvero brava nell'interpretare la musa, che però in realtà è l'autrice di tutte le opere di questo importante marito, grande scrittore americano, addirittura premiato con il Nobel. Ed è giusta anche la sua rivolta, la sua frustrazione, che viene fuori con un'amarezza e con un sapore però dapprima quieto, dapprima fatto di piccolissime ribellioni, e poi esplode. Non vi dirò come, perché penso che il film meriti di essere visto. Tuttavia, nonostante questo apparato importante, il film è di un regista svedese che si chiama Björn Borg, e questo regista manca tuttavia di finezza necessaria ad articolare in maniera suggestiva l'amarezza e la ribellione della nostra protagonista. Perché, parliamoci chiaro, ma tu sei complice di un uomo che per 50 anni ha sfruttato il tuo lavoro, fregiandosi lui di ogni tuo titolo e di ogni tua frase, e tu lo ami lo stesso? Mi sembra piuttosto strano. In un rapporto d'amore reale la stima e il rispetto reciproci sono essenziali. Come si fa ad amare un bluffer che in più ti sfrutta e si adorna dei tuoi meriti e delle tue virtù? Ecco, questo è il difetto del film, e non lo giustifica né un presunto fascino di Jonathan Pryce da giovane, né quello di adesso. Perché chiaramente la nostra Elizabeth, la nostra protagonista, è troppo interessante, troppo intelligente per amare, parliamoci chiaro, un buffone. Quindi questo è il difetto del film, che però tuttavia ha il pregio importante di rivalutare la capacità femminile, la sensibilità femminile, l'intelligenza e anche la dedizione. Elementi importantissimi per farci vivere, perché nessuno di noi, se non avesse avuto una donna prima, la mamma, e una donna dopo, la donna che ti accompagna, potrebbe mai essere felice. Grazie.